Hola a todos, bienvenidos de nuevo a vuestro canal Hablemos de Canto. En esta ocasión contamos con la mezzosoprano Violeta Urmana. Me encontré con Violeta Urmana en Valencia, en el Palau de les Arts, hace un par de meses o tres, con motivo de las funciones que allí se estaban dando de Falstaff, en la que ella hacía el papel de Quickly. Fui a encontrarme con ella y me comentó, en esta charla que siempre tenemos antes con los artistas que vamos a entrevistar, me comentó que ella hacía ya algunos años que no daba ninguna entrevista, pero que había visto el canal, alguno de los vídeos, alguna de las entrevistas previas, le había gustado mucho la idea, le había gustado el proyecto y por lo tanto había accedido a concedernos esta entrevista, ¿no? Imaginad cómo me sentí de orgulloso y de honrado por tener esta oportunidad de entrevistarla y además hablando de un tema que nos interesa al final a todos los cantantes como es la técnica vocal. Vais a ver que nos aporta ideas nuevas, ideas. Es curioso, ¿no? Como después de tantas entrevistas ya con cantantes, todavía cada cantante que tenemos en el canal nos aporta ideas nuevas, reflexiones nuevas, sugerencias nuevas, tanto desde el punto de vista técnico como incluso desde el punto de vista personal. Es importante porque esto nos ayuda a reflexionar cómo no existe un solo camino que todos tengamos que seguir, sino que cada uno debemos encontrar nuestro propio camino, ¿no? Y ese es el motivo al final de este canal, el que compartan con nosotros la experiencia, estos grandes artistas, para inspirarnos, para hacernos ver quizás, o para ayudarnos a encontrar ese camino, ¿no? A veces estamos un poco perdidos y el de repente poder escuchar a alguien que está contando algo con el que nos sentimos identificados, nos puede ayudar a la hora de enfocar mejor nuestro camino, nuestros siguientes pasos. Por eso me parece muy interesante, como digo siempre, no solamente porque quiera vender mi canal, ¿no? Reitero también, cualquier comentario que queráis hacer, cualquier sugerencia, tanto aquí al pie de los vídeos como en la cuenta de Instagram de Hablemos de Canto, será muy bienvenido y me puede ayudar, me puede dar ideas a la hora de continuar con esta labor en este canal, que al final es un poco de todos nosotros. Bueno, no sigo, os dejo con la entrevista. Muchas gracias y un saludo. Abbiamo la sorte oggi di poter parlare di tecnica vocale con Violeta Urmana, che dà vita in questi giorni a Miss Quickly in Falstaff al Palau de les Arts a Valencia. Buon pomeriggio Violeta e grazie per il suo tempo. Buon pomeriggio. La prima domanda che faccio normalmente è quella relativa alla respirazione e l'appoggio. Come poteva lei descrivere la sua maniera di respirare per cantare appoggiata sul fiato? Devo dire che i miei insegnanti mi hanno spiegato o cercavano di spiegare in modo loro, ma devo dire che ho trovato una mia soluzione a questo problema perché non mi andava completamente né una versione né l'altra. Poi noi cantanti credo, cioè tutto ciò che dico è mio parere, Sì, cioè, sì, non vale ovviamente. per tutti, ma quello che ho scoperto io che cioè, si parla sempre di cose un po' misteriose, no? Che succedono nel nostro corpo, perché il nostro strumento fa parte proprio del nostro organismo e allora nessuno meglio di noi stessi sente tutte le sensazioni quando cantiamo, quando viviamo, eccetera. E allora mi sembravano parzialmente giuste le cose che mi dicevano e poi le ho adottate io. Una cosa generale di respirazione, di fiato, per me sembra non è tanto importante come prendi il fiato, cioè come respiri, ma come lo usi. Sì. Cioè, come ci sono questi due principi, no? O canti sul fiato, cioè appoggiato, o canti col fiato, cioè l'aria esce col suono insieme. Cioè, in quel caso non si può controllare
la voce, no? E allora quella cosa è fondamentale per me. Ci sono varie teorie lì di provare con la candela accesa, se si muove la fiamma allora qualcosa non va bene, però non ho neanche mai provato queste cose, però è importante, credo, di in qualche modo capire, perché non è tanto semplice, che si deve cantare sul fiato. Cioè questo cosiddetto appoggio, no? È come un fondamento per una colonna di aria che poi diventa suono passando la gola. Ma dove direbbe lei che si sente questa sensazione? Dove, in che parte del corpo direbbe lei che si sente questa sensazione? Perché l'appoggio, lo sai, è questa cosa che tutti diciamo, ma nessuno sa esattamente. Infatti questa cosa è che sembra, ne parliamo tanto in parole molto fantasiose, sì, ma così veramente uno si basa sempre sulle proprie sensazioni che sono molto difficili da descrivere. Cioè appoggio sicuramente è qua, cioè quando il fiato esce, col o senza canto, il diaframma si alza, vero? Vero. Cioè dobbiamo noi essere attenti che il diaframma rimane giù, perché anche la laringe deve essere giù. Se sale qua è finita, in poche parole. Cioè deve essere, secondo me, qualche idea che quello che deve andare giù, mantenere tutto l'apparato aperto in giù, deve essere tirato un po' giù. Ma io, anche se do consigli a qualcuno, dei giovani cantanti, dico, secondo me è molto importante di non fare fisicamente troppo, perché è più una idea che funziona. Cioè basta di pensare soltanto che io ho un apparato pronto ed ecco già pronto, posso cantare. Se io parlo così senza preparazione, no, non sono preparata per il canto. Cioè, ma è un'idea che funziona poi di mantenere, certamente poi cantando con un'orchestra densa, eccetera, devi un po' dare un po' più forza, ma si deve stare attenti anche come si dà. Cioè l'appoggio è di poter controllare, ecco, il diaframma, no? Poi sì, non è che sono molto brava in spiegare. Ma questo è difficile perché quando parlo con i diversi, anche io sono cantante e ho delle mie proprie sensazioni, no? Diciamo, ok, normalmente è una zona, no? Ci sono quelli che lo sentono più nella schiena, o forse nella pelvi, o forse qui nello stomaco. Ma posso dire che tutti questi componenti lavorano e devono lavorare insieme. Solo che non si dovrebbe mai indurire, in un certo senso, incementare niente, cioè, premere, quello credo non deve succedere, però ci sono, per esempio, l'idea mia di come mantenere infatti l'apertura, che poi c'è un'altra apertura in su, che è la posizione. Devi pensare come un albero che mette le radici, ma le radici non sono solo da quella parte, se no l'albero può pure cadere, no? Cioè, i muscoli di schiena, devi essere cosciente che quello che succede qua davanti succede pure nella schiena. Poi si aggiungono altri momenti, per esempio per gli acuti, no? Che dobbiamo stare infatti attenti di non dare attenzione solo all'apertura di qua davanti, ma anche
di dietro, perché tutti questi muscoli mantengono la laringe bassa. Lei parlerebbe più dunque di liberare il fiato più che da soffiare, no? Perché lo sa che nella vecchia scuola di insegnanti di canto che dicevano soffia di più, soffia. Io sempre ho pensato che è più un atto di liberazione. Io non so, dico, qua ciascuno ce l'ha una idea propria. Diciamo, io mi sono creata un sistema di tutti gli insegnamenti che ho avuto, che questa colonna di suono è come un tubo vuoto che mentre cantiamo, pronunciamo, che questo tubo non si stringe, non si costringe da nessun punto, perché la voce deve essere libera di uscire poi usando i risonatori di testa e qua di tutta la parte Frontale. sì, di davanti che pure di dietro, sempre tutto. Se non suona tutta la testa c'è qualcosa anche che non va al 100% secondo me. L'idea mia è questa idea anche, non è niente che devo allargare qualcosa per mantenere questo tubo, no, devo solo far passare quell'aria che diventa suono, ma nonostante che non c'è un limite sotto né limite sopra, perché l'altitudine dei suoni che abbiamo bisogno cambia sempre, no? E dobbiamo sempre adattare, però per me personalmente è come un certo controllo di questo cilindro, possiamo dire, è di sopra e di sotto, e lui si adatta in modo molto flessibile, elastico alle esigenze. Ok. Ma nel momento proprio dell'attacco del suono, quando lei fa la nota, in quel momento, se lo pensa, perché forse non pensa nulla, non so, pensa più a liberare il suono, lasciarlo andare, o pensa di slanciarlo, Io direi più, sento come cominciare a suonare su una corda. E una volta qualcuno, per puro caso, uno che pure insegnava altri cantanti, ha detto così, che c'è un momento di apnea. Io chiamerei questo momento di apnea quando prendi fiato, non è che non cominci subito a cantare, no? C'è questo momento di come controllo di preparazione. Quando è tutto pronto, poi puoi suonare la corda, diciamo così. Io me la immagino così, perché senza quel momentino è molto corto, però deve essere preparato. Non posso, esce già col fiato, cioè tutta un'altra cosa. E questo mi ha aiutato molto di capire certe cose, una così osservazione a caso, devo dire, ma ho riflettuto e ho trovato molto utile questa cosa. Dunque qui c'è un'altra domanda che normalmente mi piace di fare, perché qui ci sono due tipi di cantanti, quelli che pensano o hanno pensato quando studiavano alle corde vocali e quelli che no. Con chi gioca lei? Devo riflettere. Alle corde vocali? Sì, le corde vocali, la laringe. Io penso personalmente, sempre personalmente, che come qua nel collo non esiste niente, cioè passa. Io non mi fisso proprio, non penso proprio. Certo, se senti che ti sale la laringe, vero? Non faringe, che se sale devi fare qualcosa di pensare, no? Allora qualcosa che non funziona infatti con l'appoggio, se ti sale qualcosa, no? Non era preparato abbastanza. Ma normalmente
io penso da qui in su, cioè la posizione, quello che è necessario, e poi l'appoggio adeguato a quella nota o a quella musica che devi cantare. L'appoggio sempre sì, io lo penso così, come quasi un elastico, che più alta la nota, più devi dare questo appoggio. Ma per me personalmente è una cosa molto astratta. Dico, Sì. è più idea, che poi certamente funziona anche qua di, adesso non so dire, la parete della pancia qua, Sì. no? Certamente, perché serve a tante cose, però probabilmente anche ho automatizzato tante cose per non pensare più, o non dover pensare più, quello è.